Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi vi presento questo elettroutensile multiuso ricaricabile 20 volt della Parkside, uscito il 10 ottobre 2022 al prezzo di 39 euro, senza batterie e senza caricabatterie. Questo è il modello PAMFV20 V2 e nel canale avete sicuramente visto la recensione del PAMFV20 A1. Il video si concentrerà per il 95% sul nuovo utensile, però faremo un brevissimo confronto col modello vecchio, così se avete come me il modello vecchio potete decidere se acquistare o meno questo nuovo. Questo nuovo che è prodotto dalla OWIM 05 2022. Avviciniamo la telecamera e vediamo subito come è fatto. Aia, bottiglie di cristallo. Veloce panoramica di quello che c'è sulla confezione: senza batterie e senza caricabatterie, batteria consigliata 2 A e 4 Ah. Elettrotensile multiuso ricaricabile, il codice già ve l'ho detto, numero di giri da 5000 a 2000 giri, perché si vede qua una rotellina ma ve lo farò vedere dopo. Angolo di oscillazione 3.2 gradi ed è un angolo di oscillazione abbastanza ampio per questo tipo di utensili. Oltre i 4 non li ho visti mai, però la media sta 1,5-2 massimo. 3.2 gradi è un angolo di oscillazione che ci consente di lavorare in modo più veloce, anche più aggressivo in alcuni casi, ma è un ottimo angolo di oscillazione. 20 volt, 2 Ah, 4 Ah. Utensile versatile per segare, tagliare, raschiare e levigare, perché questo utensile possiamo utilizzarlo per fare qualsiasi operazione e tutte le operazioni che possiamo fare sono legate alla quantità di accessori che possiamo installare. Alloggiamento adatto ai comuni accessori, per esempio Parkside. Vanno bene tutti gli accessori Parkside che sono uguali, per esempio, allo standard utilizzato da Bosch, che è lo standard più comune ed utilizzato anche da chi produce solo consumabili. Naturalmente qua sponsorizzano ugualmente la forma ergonomica con impugnatura soft grip, che è cambiata molto rispetto al modello precedente, un po' di abrasivi e di lame inclusi. Prima di concentrarci sul modello nuovo, vediamo un po' la differenza col modello vecchio, dove in entrambi ho installato la batteria da 2 Ah. Allora, già si vede tantissimo la differenza di dimensioni, molto sottile qua rispetto al modello vecchio, che io infatti lamentavo. Il discorso che era troppo largo come impugnatura e dopo un po', non potendo stringere molto forte, e dopo un po' stancava. Come sapete, anche nel sollevamento pesi, quando c'è il bilanciere più grande, si fa più fatica. Stessa cosa qui. Differenza anche di lunghezza, differenza anche come spessore, guardate che è grosso questo, soprattutto nella parte del motore. Qua abbiamo in evidenza la calotta che contiene gli ingranaggi. Qui non significa che la calotta non sia in alluminio, perché si vede di qua, ma è contenuta all'interno del guscio in plastica. Questo, che era prodotto dalla Coppernas, è il mio modello di febbraio 2020. Anche la posizione della batteria, come vedete, qua viene messa in modo diagonale, diciamo a 45 gradi rispetto all'asse dell'utensile. Qui invece viene messa in questo modo. E qua ci sta invitando ad impugnarlo in questo modo, anche se ci possiamo avvicinare, ma questo lo vediamo dopo quando parliamo di questo utensile. Non ci sono grosse differenze a livello tecnico e di caratteristiche. Il modello vecchio ha sempre 3.2 gradi di oscillazione, la velocità invece si ferma a 19.000 giri al minuto. Nel modello vecchio è sempre regolabile. La velocità del modello nuovo arriva a 20.000 giri al minuto. Diciamo che la differenza è quasi impercettibile, soprattutto in determinati lavori dove non si usa mai la velocità massima, come ad esempio quando andiamo a utilizzare l'accessorio per tagliare il metallo. Si evita la velocità massima, altrimenti i tendini dell'accessorio si consumano in un secondo. Vediamo solo una differenza di peso: se c'è 1,3 kg con la batteria da 2 Ah per il modello nuovo, 1,320 kg per il modello vecchio. L'accessorio per l'aspiratore delle polveri del modello vecchio, anche se sembra quasi identico a quello del modello nuovo, non sono compatibili. Ok, mettiamo da parte il modello vecchio e concentriamoci sul modello nuovo. Allora, partiamo intanto dall'utilizzo della tipologia di batteria. Con la 2 Ah risulta abbastanza equilibrato, il peso è quasi buttato leggermente in avanti, il che ci può aiutare per alcune tipologie di lavorazione, e con la batteria da 2 Ah credo che sia appunto il miglior compromesso. Se andiamo a mettere la batteria da 4 Ah normale,
già c'è una differenza che si butta completamente indietro. Siamo costretti quasi ad impugnarlo vicino alla batteria, perché se ci avviciniamo alla zona dove c'è l'accessorio, proprio è veramente stancante tenerlo così. Stessa cosa sicuramente anche con la batteria da 4Ah Smart. Vedete, io lo alzo e tutto il peso va dietro, e sicuramente con la batteria da 8Ah diventa praticamente pesantissimo, pesantissimo. Quindi io lo utilizzerò solo con la 2Ah, anche perché questo tipo di utensile, così come ho potuto vedere nel modello vecchio, rispetto a quello che può essere una smerigliatrice per esempio, non subisce tanto l'influenza dell'amperaggio della batteria, anzi devo dire che quasi non ne risente completamente. Quindi preferisco avere due batterie da 2Ah e cambiarle quando si scaricano e poter lavorare anche con la mano qua davanti. Vi sto anticipando un po' quello che dovevo dire prima delle prove, piuttosto che essere costretto a tenere l'utensile così distante dal punto di lavoro e lavorare con una batteria da 4Ah. Allora, come per tutti gli utensili Parkside, il verde è di plastica, anche se c'è una nuova tonalità di verde, in effetti è diversa. E tutto quello che vedete di nero è gommato anche qui, gommato qui e gommato anche qui, perché secondo me, dopo averlo acceso, noi in base alla tipologia di lavoro potremmo anche decidere di impugnarlo in questo punto, facendo attenzione a non tappare le prese d'aria, per magari fare una maggiore pressione o per stabilizzarlo ed essere più precisi. Però in effetti qua è gommato, quindi Parkside prevede che io lo possa andare a impugnare in questo punto, tant'è che il tasto risulta nascosto da questa sporgenza. Anche frontalmente c'è una parte gommata che... Qui vediamo un LED di lavoro che si accende e rimane acceso per qualche secondo dopo aver spento l'utensile. Naturalmente dipende cosa andiamo a montare, vedete che la luce la concentra qui, diventa più o meno utile, però alla fine è presente e ci può essere d'aiuto in alcune situazioni. Da questo lato una rotellina per la regolazione della velocità di rotazione, che di conseguenza va a regolare il numero di oscillazioni al minuto, partendo da 1. C'è una piastra che si muove, ora vediamo che cos'è. E con degli scatti. Arriva fino a 6, anche se in realtà non ha 6 scatti, ma quasi il doppio, ne ha sempre un intermedio. Vediamo. 1, 2, 3, 10, 11, 11 scatti. Leva rossa che si apre in questo modo per andare a inserire il nostro accessorio. La apriamo completamente, rimane in posizione, questo ci facilita l'operazione. E qui andiamo a mettere l'accessorio facendo corrispondere i fori con questi pallini. L'accessorio può essere montato in tutte le direzioni, 90, poi 30, 30, 0, 30, 60, 90. Questa rotellina qui, ragazzi, non la dovete toccare perché va sempre tenuta tutta avvitata per tutti gli accessori spessi più o meno 1 mm come questo. Se dovesse capitare un accessorio molto più spesso che ora io non ho, va allentata poco poco. Inserite l'accessorio, lo agganciate e assicuratevi che sia ben saldo, altrimenti vuol dire che bisogna stringere poco poco di più. Ma questo stringere o allargare sempre a mano, mai con l'utilizzo di una chiave, anche se qua c'è l'invito per una chiave, credo sia da 13, ma non va mai utilizzato con una chiave. Quindi io lo avvito tutto. Vabbè, questo credo che sia di gomma, credo che sia solo un parapolvere, che forse doveva stare ben ancorato e si è staccato. Va bene. Anche se questo tipo di utensile è molto meno aggressivo sulla nostra mano rispetto a quello che può essere ad esempio una smerigliatrice, però è sempre buona norma togliere la batteria quando si inserisce l'utensile. Vediamo se inserisco la batteria con lo switch in on. Ah, non parte.
quindi sono a 1, non parte, ho inserito la batteria, devo rimettere a 0 e farlo ripartire. Ok. Per inserire l'accessorio dell'aspiratore dobbiamo rimuovere qualsiasi accessorio montato qua davanti. Così come nel modello vecchio, anche se vi ricordo che non è compatibile, va semplicemente inserito in questo modo e avvitando questa vite si fissa al corpo della macchina. Obbligata la posizione sulla parte destra del nostro utensile, abbiamo il nostro tubo da inserire qui e poi qui, che possiamo mettere in qualsiasi modo perché non ha un incastro, il tubo è di gomma, e qui il nostro tubo dell'aspiratore, come vedete è conico, quindi si adatta a tutti gli aspiratori o a tutti i bidoni che possiamo trovare nel garage. Cosa importante per quanto riguarda la resa di questo utensile è che il pezzo che andiamo a lavorare deve essere ben saldo, ben fermo, ancorato a qualcosa, alla struttura che lo alloggia, che può essere una carrozzeria, un pezzo di una moto, una catena o una morsa, un banco da lavoro, perché le oscillazioni sono piccole e se noi cerchiamo di tenere per esempio un pezzo che dobbiamo levigare in questo modo, se il pezzo è leggero, e non ci accorgiamo che il pezzo vibra in modo sincronizzato all'utensile, effettivamente sta lavorando molto meno, perché se tutte e due si mettono a vibrare allo stesso modo, il lavoro, la velocità di lavoro e la quantità di lavoro si riduce. E questo l'ho potuto vedere perché certe volte non capivo perché non riuscivo a levigare pezzettini di legno piccolini, poi quando lo mettevo nella morsa lo levigavo in 2 secondi. Detto questo, anche se non potrò fare tutti gli esempi della quantità di lavori che si possono fare con questo utensile, andiamo solo a fare qualche prova per vedere come si comporta. Allora, accessorio tipo platorello per levigare. Una grana 60 è usata ma ancora c'è. Proviamo a levigare questa parte senza aspiratore, direttamente alla massima velocità. Vibra tantissimo questo platorello. Allora, qui è veramente molto irregolare la superficie. Ora qua al tatto è quasi liscia. Prendiamo un altro legnetto, vediamo questa tavola molto rovinata, qua bisognerebbe piellarla, però vediamo. Allora, in questo caso vi ho fatto vedere lavorare così, siamo troppo lontani, sono sempre costretto a lavorare in questo modo. Anzi, costretto, mi sta bene proprio come impugnatura. Già il tatto è liscio rispetto a come era prima. Prendiamo un'altra tavola. Anche qui bisognerebbe piellare, però vediamo, è il cubo di un bancale. Pochi secondi. Ok. Con la grana 60 questa vernice la toglierà in un secondo, però possiamo diminuire la velocità.
Ok, velocissimo. Proviamo a togliere un po' di ruggine da questa palettina. Com'era? Com'è? Ora, visto che ha fatto tantissima polvere, perché oltre alla ruggine c'era anche qualche residuo di cemento, attacco l'aspiratore per vedere l'efficacia. Naturalmente lavorare così è un po' scomodo, anche perché io ho l'aspiratore inclinato di 45 gradi, vediamo se riesco a metterlo invece vicino alla batteria. Ok, ci vorrebbe un tubo più morbido per questo lavoro. Va bene, facciamo finta che così va bene. Ho cambiato la carta, ne ho messo una da 80. Accendiamo. Molto scomodo a lavorare con l'aspiratore, però funziona. Non c'è niente sul banchetto. E il lavoro è stato eseguito. Allora, taglio legno, vi faccio vedere la differenza nel lavorare col pezzo libero di muoversi e poi bloccato. Wood. Vedete, si è bloccato, ma non perché non va avanti. Mi vibrava tutta la mano in un modo così veloce che ad occhio nudo nemmeno si vedeva. Ora vi faccio vedere la differenza. Anzi, continuiamo con lo stesso taglietto. Avete visto col pezzo bloccato? Anche non troppo, perché qua stavano vibrando, anzi si è pure allentato. Anche non troppo. Avete visto come è andato avanti. Ora l'ho bloccato ancora di più, vediamo che succede. Nello stesso tempo ho tagliato tutto. Questa conferma di quello che vi dicevo all'inizio, è importantissimo bloccare bene il pezzo. Ok ragazzi, come vi avevo detto prima, non posso fare tutte le prove previste dalla quantità infinita di accessori, perché significherebbe veramente fare un video lunghissimo. Mi sono concentrato sulla levigatura, sfruttando il platorello come se fosse una levigatrice a delta, perché tra tutte le lavorazioni che ho fatto con questo tipo di utensile, quella è l'unica che mette in difficoltà quando ci riesce l'operatore, quando ci riesce chi la usa. L'unica prova che riesce a mettere in difficoltà l'utensile è proprio premendo fortissimo sul pezzo con una grana 80 o 60 e come avete visto l'utensile in difficoltà non ci è andato mai. Tutte le altre prove, anche con questo qua che avevo messo perché non ho trovato una piastrella, sono aggressivissime sul pezzo anche quando andiamo a tagliare con un
accessorio specifico per i metalli che io ho disintegrato a mettere anzi più forza. Il controproducente, forza e velocità in alcune occasioni vanno modulate, altrimenti si distrugge il piccolo accessorio. Ultima cosa, prima di dire le mie conclusioni, la qualità di questi accessori è importantissima. Questi della Parkside sono sotto la media, ho provato quelli della Bosch e non c'è paragone. Fanno lavorare l'utensile quasi 50% in più, sia come velocità che come resa. Quindi se comprate questo tipo di utensili, finite quello che avete a disposizione, ma comprate degli accessori di buona qualità. Nonostante ciò però l'utensile mi è piaciuto, lavora bene, nessun problema, così come lavorava bene anche questo, però questa è l'impugnatura troppo grossa e questa parte qua è perfetta. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!